Amici dell'Arte Bianca, buongiorno e buon Natale a tutti. Oggi assieme vediamo un impasto panettone un po' particolare che ho ideato soprattutto per le tante richieste che ho ricevuto, un impasto panettone al cioccolato. Quindi vi proporrò il mio panettone al cioccolato, il mio cioccolatoso. Lo chiamo così perché comunque ha tutto al cioccolato, glace al cioccolato, io lo faccio con glace al cioccolato, sospensioni di cioccolato e soprattutto l'impasto al cioccolato. Tutte queste cose si possono un po' variare, ovviamente l'impasto resta al cioccolato, potete farlo anche con glasse diverse, utilizzare magari canditi anche o sospensioni diverse. Nel mio caso è tutto al cioccolato e impareremo assieme a gestire l'impasto al cioccolato perché ho dovuto stravolgere un po' il secondo impasto, non un po' ma veramente tanto, per riuscire a inserire una ganache al cioccolato fatta con acqua e che serve a idratare un cioccolato al 100% cacao che potete trovare comunque anche voi nei supermercati, oppure la massa di cacao che però non è molto reperibile, quindi ho pensato bene di fare la ricetta con il cioccolato fondente al 100% però ecco. Quindi vi spiegherò come va fatto questo impasto passo passo, primo e secondo impasto, vi darò le dosi anche per magari la glassa per chi vorrà farlo, queste sono piccolezze, ma mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi piace seguire le mie ricette, naturalmente ricevete soltanto le notifiche e poi in fondo al video scrivetemi sotto i vostri commenti, quindi scrivetemi anche una vostra opinione, cosa ne pensate, eccetera. E naturalmente poi mettete un like se vi è piaciuto il video. Adesso sigla e ingredienti. Primo impasto per panettone da 1 chilo sempre: 210 g di farina tecnica per panettone, 65 g di zucchero semolato bianco, 110 g di acqua, 70 g di lievito madre solido. La conversione, se volete utilizzare liquidi, la lasciamo in descrizione. 55 g di tuorlo e 80 g di burro da centrifuga. Adesso cominciamo facendo il nostro solito primo impasto con tutta la farina. Prima di tutto facciamo questo nostro fermo macchina autolisi con tutta la farina, tutta l'acqua e tutto il tuorlo del primo impasto. Facciamo girare su basse velocità, comunque noi siamo sulle 130, 120, va bene. Nel giro di qualche minuto, tempo comunque di far inglobare bene tutti gli ingredienti. Mi raccomando che sia un composto omogeneo, naturalmente non sarà assolutamente incordato e non lo dovete incordare perché comunque è un preimpasto, è un'autolisi. Copriamo e dopo 20 minuti almeno, anche mezz'oretta diciamo, potete portarlo anche a 40 minuti, l'importante è che copriate bene. Facciamo ripartire. Adesso ci manca solo il resto degli ingredienti, che è il nostro lievito madre. Sto inserendo il lievito madre solido, mi raccomando non confondetelo con il burro, sto inserendo la pasta madre solida. A questo punto anche chi ha liquoli inserisca il liquoli, stiamo sempre su delle basse velocità, le prime velocità della macchina siamo su un 110. Andiamo ad inserire tutto il nostro lievito madre solido oppure liquido che sia. Mi raccomando, qualche minuto dovrete attendere comunque a bassa velocità, qualche minuto, circa 4-5 minuti, diciamo, il tempo proprio di lasciare assorbire bene il lievito madre al nostro preimpasto, ecco, che abbiamo creato, la nostra autolisi, il nostro impasto iniziale. Mi raccomando che sia ben inglobato ed inserito, poi possiamo naturalmente poi procedere con, a questo punto, con lo zucchero. Lo andiamo a mettere direttamente sull'impasto tranquillamente. Abbiamo già comunque inserito i tuorli, quindi non abbiamo nemmeno il problema dei tuorli, come al solito, perché comunque questa procedura davvero mi è comoda, quindi la utilizzo sempre, perché veramente in poco tempo si può creare il primo impasto senza stressare troppo, ecco. Andiamo avanti, lasciamo assorbire pian piano il nostro zucchero, sempre sulle basse velocità, tranquillamente.
Poi dopo un paio di minuti possiamo inserire l'altra metà dello zucchero, diciamo in 2 o 3 volte. Ecco, io l'ho inserito in 2 volte. Ecco, con la planetaria potete inserirlo anche in 3 o 4 volte, per fare un pochino più con calma, ecco. Mi raccomando, con planetaria misurate sempre la temperatura, non cerchiamo di non andare oltre, perché comunque se seguite la mia ricetta dell'anno scorso che ho fatto con planetaria per quanto riguarda il primo impasto, che è comunque molto simile a questo. Allora, iniziamo mettendo il burro, naturalmente. Io lo metto praticamente quasi tutto subito. Poi metto ancora qualche pezzetto mentre va la macchina, proprio per una questione di inserirlo bene all'interno della macchina. Ecco, sta un po' nella macchina che utilizzate la temperatura e la morbidezza del burro. Io ad esempio con questa macchina che non scalda proprio per niente, preferisco utilizzare un burro, lo tengo fuori almeno una mezz'oretta, diciamo, fuori dal frigorifero, ecco, perché non sia proprio molto duro, che sia comunque abbastanza morbido, perché comunque e che non sia a una temperatura freddissima, ecco, perché comunque la macchina non scalda per niente, quindi è inutile avere degli ingredienti super freddi, mentre invece con la planetaria o magari con delle ciotole strette o delle impastatrici che scaldano magari di più, consiglio di utilizzare il burro freddo da frigorifero. Ecco, con la ciotola larga delle impastatrici, ad esempio come questa, la storia cambia molto. Quindi si possono utilizzare anche ingredienti a temperatura ambiente, eccetera, comunque se si vuole partire da una temperatura un attimino un po' più alta. Ecco, per quanto riguarda il primo impasto, non consiglio di avere temperature molto alte, ecco, meglio meno che di più. Mentre per quanto riguarda magari il secondo impasto, andiamo un attimino più tranquilli perché comunque poi abbiamo poche ore di lievitazione davanti, non abbiamo proprio un pre-impasto come primo impasto che è un po', sono un po' le fondamenta, diciamo, del nostro panettone. Ecco, allora dopo qualche minuto, praticamente in una decina di minuti, abbiamo fatto il nostro primo impasto. Dopo aver fatto la nostra pausa, il nostro fermo macchina, la nostra autolisi iniziale, abbiamo poi completato nel giro di 9-10 minuti. Adesso ho tagliato un attimo, però tutto impasto. Adesso l'abbiamo lasciato in un contenitore e dobbiamo aspettare il triplo, ci vorranno dalle 12 alle 14 ore a 21 gradi. Potete tenerlo nella cella a 21 gradi, comunque così avete una temperatura stabile oppure temperatura ambiente. Quindi lo coglieremo al massimo al triplo. Per la ganache ci serve un cioccolato fondente 100% cacao che trovate tranquillamente al supermercato, quindi 40 grammi di questo cioccolato fondente, 50 grammi di acqua. Allora dovete, aiutandovi, diciamo, a bagnomaria oppure comunque con il bimbi o Moulinex, eccetera, portare, temperare il cioccolato a 55-60 gradi, ok? E anche l'acqua deve raggiungere questa temperatura, quindi intanto aiutatevi a scaldare anche l'acqua perché non dovrà entrare fredda all'interno del cioccolato già temperato. Una volta che entrambi sono sui 55-60 gradi, sui 60 gradi diciamo, potete unirli e mescolare molto bene naturalmente. Lasciate a riposo la crema, la ganache per 10-12 ore in un luogo abbastanza fresco o in frigorifero. Mi raccomando, con pellicola a contatto sulla crema. Ingredienti: secondo impasto, sempre per il panettone da 1 chilo, 50 grammi di farina tecnica panettone, 35 grammi di acqua, 2,5 grammi di malto diastasico non sostituibile con altre cose, 35 grammi di tuorlo, 35 grammi di zucchero, 15 grammi di pasta d'arancia, trovate il link in descrizione della mia ricetta, semplicissima, 13 grammi di miele, 4 grammi di sale, 100 grammi di burro, sempre di centrifuga, e poi la ganache precedentemente creata. Allora, cosa molto importante che io sto facendo nei miei ultimi passi panettone adesso, unisco il sale della ricetta a un bel pezzo di burro, a un ultimo pezzettone di burro che andrò a inserire naturalmente
quindi lo emettiamo con il resto del burro. Abbiamo una bella ragnatela e possiamo cominciare a mettere nell'impastatrice farina, malto e acqua. Uniamo questi 3 ingredienti e facciamo girare a velocità diciamo medio-bassa finché non abbiamo ottenuto un bel composto e diciamo pulito la nostra vasca. Adesso a questo punto inseriamo il nostro primo impasto triplicato oppure quasi triplicato comunque per quanto riguarda anche i liquidi eccetera. Io solitamente lo colgo un attimo prima, poi ecco, ognuno in base al lievito che ha si regola, perché comunque il primo passo sarebbe sempre comunque da assaggiare. Prima che inacidisca, diciamo, dovremmo coglierlo se è abbastanza lievitato, ecco, giusto, giustamente. Io la penso così. Adesso ci vorrà sicuramente qualche minutino prima che si assorba bene il tutto. Ecco, mi raccomando, comunque anche questa è una fase essenziale. Non abbiate fretta, naturalmente sto lavorando a basse velocità, qualche minuto e poi iniziamo adesso aggiungendo tuorlo e zucchero alternati, quindi ci aiutiamo a sciogliere lo zucchero inserendo il tuorlo, prima il tuorlo poi lo zucchero e comunque nello stesso momento, diciamo, andiamo ad inserirlo e aspettiamo un pochino, poi ne inseriamo ancora un po' di tuorlo, poi zucchero. Attendiamo comunque che si assorba bene prima di inserirne un'altra parte. Ecco, mi raccomando, questa è la cosa indispensabile perché non dobbiamo far danni alla maglia. Siamo nel secondo impasto e quello che creiamo adesso andrà nel forno, per cui mi raccomando, abbiate pazienza e prima di inserire qualsiasi nuovo prodotto all'interno dell'impasto, controllate che sia stato bene assorbito prima di tutto adesso, poi quando andiamo ad inserire ad esempio altre cose come il burro eccetera, dobbiamo proprio controllare la maglia perché questa è una cosa molto molto importante. Adesso con un po' di pazienza lasciamo assorbire il tuorlo e una volta che abbiamo fatto assorbire questi due ingredienti che sono molto delicati, diciamo da far assorbire ad un impasto panettone, noi andiamo, potete tranquillamente anche fare un'emulsione, se preferite anche con la planetaria fare un'emulsione, mixate il tuorlo d'uovo con lo zucchero e mettete tranquillamente quello, ecco, non c'è nessun problema. Io mi trovo bene anche fare così. Ecco, vedete che comunque non abbiamo perso la maglia, abbiamo comunque una bella maglia, si sta incordando bene, quindi possiamo procedere con l'inserimento degli altri ingredienti a questo punto. Allora la facciamo ripartire, sempre a velocità diciamo medio-basse. Andiamo avanti. E a questo punto inseriamo il nostro burro. Ve l'ho detto, io lo lascio fuori almeno una mezz'oretta con la planetaria, fate magari dei pezzi un po' più piccoli e utilizzatelo comunque fresco. Poi ci sta che comunque lo teniate fuori una mezz'oretta anche con planetaria perché comunque ecco si fa prima. Quindi è proprio però mi raccomando, ecco, anche il tuorlo e lo zucchero, eccetera, potete comunque metterli al fresco in frigorifero perché comunque avete delle basse temperature almeno se utilizzate degli ingredienti freschi. Anche la ciotola della planetaria, ad esempio, la potete già mettere all'interno del frigo, così almeno avete una temperatura bassa anche aiutandovi con queste cose. Comunque, se potete fare riferimento comunque lo stesso al mio video con Planetaria che ho fatto l'anno scorso, anche se comunque la procedura cambia, ma ci sono molte cose interessanti da tenere in considerazione naturalmente. Ecco, adesso comunque inseriamo tutto, comunque per l'inserimento degli ingredienti fate sempre riferimento a questo video naturalmente per il panettone al cioccolato perché è una cosa un attimo diversa dalle altre, anche per quanto riguarda
gli ingredienti, soprattutto diciamo del secondo impasto, perché il primo impasto non l'abbiamo proprio cambiato, abbiamo utilizzato il primo impasto che utilizziamo solitamente per la versione moderna e abbiamo cambiato, stravolto diciamo il secondo impasto. Adesso andiamo a mettere l'ultimo pezzettone di burro, quello mixato con il sale. Non so se vi ricordate inizio, prima dell'impasto vi ho fatto proprio vedere. E così non abbiamo nemmeno il problema dell'acqua, come vi ho fatto vedere anche nella versione normale di panettone moderno. Ho un attimo inventato questa cosa, diciamo, di mixare la farina, l'acqua con il malto, anche perché comunque utilizzo malto in polvere, per mixarli molto meglio con il primo impasto e per non avere più problema di buttare l'acqua sulla maglia glutinica poi alla fine, ecco, verso la fine, che è una cosa che comunque non mi piace e che ha dato problemi a tante persone. Ho visto che comunque dava problemi e quindi ho pensato di provare a fare questa cosa e direi che dà buoni risultati. Allora, adesso mi raccomando, controlliamo la maglia perché adesso è un momento molto importante. Adesso è il momento di inserire la ganache di cioccolato. Però prima di inserire la ganache di cioccolato dobbiamo inserire il miele e il nostro aroma che è la pasta d'arancia. Però comunque queste due cose adesso diciamo che è buona come maglia. Adesso inseriamo intanto il miele. Chiudiamo diciamo con il miele la pasta d'arancia, ma il miele veramente si fa prestissimo ad inserire, eh? Il miele davvero ci mette poco. E poi subito dopo inseriamo la nostra pasta d'arancia e così siamo pronti per inserire la nostra ganache di cioccolato, che è quello che davvero ci stravolgerà questo impasto. Ci ha stravolto perché comunque abbiamo un attimo diminuito il tuorlo, diminuito il burro per riuscire a far spazio a questa crema, perché comunque abbiamo da fare anche con una crema in questo impasto, una crema che diventa così, avete visto, era molto idratata, sembrava molto idratata, però poi in frigo con la pellicola, mi raccomando a contatto, altrimenti si secca la parte superiore. La lasciate riposare una decina di ore almeno, 10-12 ore in una stanza fresca oppure anche in frigorifero va benissimo. Ecco, fate magari dei bei pezzettini, io l'ho inserita in 2 volte. Io l'ho inserita, adesso vi sto facendo vedere un po' degli spezzoni perché comunque ci ho messo un po' per inserirla, una quindicina di minuti, diciamo, per inserirla tutta tranquillamente, aspettare che ehm, la prima parte si assorba bene e poi inserire una seconda parte. L'ho inserita in 2 volte praticamente. Ho aspettato che si assorbisse bene, poi pulito bene anche i bordi perché tende magari ad attaccarsi un po', con la spatolina mi sono aiutata e poi alla fine abbiamo, diciamo, incordato un pochettino meglio l'impasto, abbiamo fatto andare ancora un pochino la macchina tranquillamente, senza avere problemi di inserimento, di surriscaldamento, sicuramente. Qua siamo sui 150-160 giri, ecco. Adesso controlliamo l'incordatura, controlliamo comunque se c'è il velo, se c'è la maglia ben allungata come la vogliamo noi e qua mi sembra proprio che ci sia. Quindi possiamo anche inserire le nostre sospensioni un po' alla volta, ecco, perché fosse interessato alla macchina, volesse informazioni in merito, tranquillamente mi potete scrivere sui social, ecco, su Messenger, Facebook, pagina Facebook, oppure su Instagram, TikTok. Comunque in fondo alla descrizione trovate il link di tutti i miei social, ecco, così posso darvi magari informazioni, vi posso magari lasciare il recapito del rivenditore dove comunque l'ho acquistata io, che mi sono trovata molto bene, anzi può fare anche magari dei preventivi scontati ai miei follower, per cui se volete chiedermi il contatto e anche informazioni magari prima, contattatemi tranquillamente sui social, ecco.
Allora adesso piano piano inseriamo le sospensioni, però ecco io non le inserisco tutte assieme, preferisco inserirle in 3 fasi diverse. Abbiamo inserito adesso la prima fase, aspettiamo un attimino che assorba le sospensioni, così anche per la planetaria, perché è impossibile mettere tutte le sospensioni in planetaria, dovete farlo anche in 4-5 volte comunque, a meno che non vogliate metterle direttamente sul banco, quindi stendete comunque l'impasto sul banco e mettete le sospensioni come altri fanno. Io preferisco comunque metterle sempre in macchina, diciamo. Ecco, io ho fatto 2 o 3 inserimenti comunque, 3 inserimenti, e mi trovo bene così. Guardiamo la maglia, diciamo che ci siamo, abbiamo creato proprio una bella maglia, andiamo a metterla sul nostro banco e vediamo quanto è allungata la nostra maglia. Gli facciamo prendere un po' di aria, allunghiamo la nostra maglia ancora di più e la andiamo a mettere poi in un bel contenitore, mi raccomando. Adesso guardate, allunghiamo verso l'esterno, così, lasciamo aperta la maglia e questo subito dopo l'impasto, non ho aspettato assolutamente niente. Vediamo un attimo, anche per testare, diciamo, la maglia, per vedere che cosa si è formato, andiamo a rimettere tutto al centro tranquillamente, che così facciamo una bella palla, diciamo, un bel panetto, e andiamo a metterlo dentro in un nostro bel contenitore tranquillamente per 1 ora e mezza, tranquillamente a temperatura ambiente di 21-22 gradi. Ecco, coperto con un canovaccio. Ecco, dopo 1 ora e mezza possiamo vedere che si sono formate nuove bolle sulla superficie, e questo comunque è sinonimo dell'inizio della fermentazione. Andiamo a mettere tutto il nostro impasto sulla spianatoia o comunque su una superficie liscia, e utilizzando il nostro tagliapasta andiamo a creare 2 panetti uguali, perfettamente uguali. Ecco, poi quei 20 grammi di differenza sicuramente non si notano, tranquilli, ecco. Naturalmente se sono 50 grammi togliete da una parte, mettete poi all'interno, magari sotto il panetto, e poi potete lasciare qua le 2 pezzature per almeno 20 minuti, diciamo 20 minuti, dai, ecco, 20 minuti proprio per farli arieggiare un po', creare una specie di patina, diciamo. Quindi li abbiamo comunque un pochino formati, faccio una specie di preforma molto veloce, li lasciamo riposare 20 minuti. Ecco, adesso prendiamo gli stampi, io utilizzo gli stampi bassi, aspetto che comunque la punta del panetto arrivi all'altezza dello stampo. E adesso è un momento delicatissimo, facciamo 2 pieghe delicatissime e poi facciamo la pirlatura nel modo più delicato possibile. Ecco, cerchiamo di formare una palla regolare, cercando con una mano di tenere fermo e con l'altra di far girare, poi lo mettiamo dentro nel pirottino, il nostro panetto. Ecco, allora ve lo dico già, nello stampo basso vanno fatti lievitare fino, diciamo, almeno all'altezza del pirottino. Quando la cupola raggiunge l'altezza massima del pirottino sono pronti per essere fornati quelli bassi, mentre quelli alti calcolate 4 centimetri e mezzo circa dal bordo laterale, ecco. Allora, cosa molto importante, infilzare prima i pirottini. A questo punto, quando avete appena inserito il panetto all'interno del pirottino, va benissimo, li infilzate, potete anche infilzare i pirottini e poi mettere dentro il panetto, però io faccio così comunque, mi trovo molto bene, e aspettiamo comunque la crescita. Io utilizzo la cella di lievitazione a 26 gradi, tranquillamente in 4 ore arriva al livello giusto per la cottura, oppure ci vorrà un'oretta in più. Allora facciamo il taglio, facciamo la scarpatura del panettone, che è molto importante, anche se non c'è la glassa, ci sarà la glassa domani a freddo, però
è importante lo stesso fare il taglio, altrimenti potrebbe comunque, spesso se non si fanno i tagli si può rompere in modo un po' inadeguato, diciamo, la cupola. Quindi noi facciamo il taglio in modo che si rompa bene al centro. Ecco, armatevi quindi di una bella lametta come questa, molto affilata, mi raccomando, perché con il coltello non riuscite a fare una cosa del genere. Tagliate, ecco, sotto pelle tranquillamente. Se non avete la lametta, fate solo un taglio ad X. Se non fate la copertura a freddo, potete aggiungere in questo momento un po' di burro sotto la pelle. Intanto prepariamo il forno a 160 gradi, modalità statica, inforniamo nella parte medio-bassa sulla griglia e dopo circa 45 minuti inseriamo la nostra sonda che ci dirà quando ci sono i 94 gradi al cuore. A questo punto lo girate, immediatamente l'avrete già infilzato e lo lasciate riposare 9 ore. Ecco qua, questo è il nostro bellissimo risultato, ma manca ancora una cosa. Allora, per quanto riguarda la glassa, se la volete fare con cioccolato bianco, unite 200 g di cioccolato sciolto a 55 gradi, quindi temperato, a 25 g di burro, ok? Unite il burro una volta che il cioccolato si è sciolto e fate girare ancora un paio di minuti, sempre a 55 gradi, e potete avere la vostra glassa al cioccolato bianco. Mentre per quanto riguarda la glassa, che poi vedrete ho utilizzato la glassa più scura, ho utilizzato 150 g di cioccolato fondente e poi ho unito 70 g, sempre con la stessa procedura, ho unito 70 g di crema spalmabile al cioccolato. Allora, abbiamo messo la nostra crema, un po' più morbida questa crema, un po' diversa, ma comunque tranquillamente si indurisce anche questa, Ci mette un po' di più a raffreddare rispetto a quella al cioccolato più scuro. Abbiamo un bel panettone con cioccolato bianco sopra e scagliette di cioccolato fondente che fa un po' di contrasto, e un bel cioccolato nero sopra, perché two is meglio che one. Allora lo apriamo questo bel panettone al cioccolato, sì o no? Andiamo. Morbidissimo. Cioccolato. Che spettacolo! È come guardare un bel tramonto, ma poi il profumo che si sente che non riesco a trasmettervi, quello manca. Quindi adesso assaggio. Guardate, comunque. Direi ottimo, perché apprezza il cioccolato, veramente buono e soffice. Allora adesso lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, e in descrizione vi lascio davvero tutto, vi lascio gli articoli utili, ma soprattutto i capitoli del video e gli ingredienti, così avete sotto mano comunque la lista ingredienti. Poi naturalmente per la procedura dovete fare affidamento alla videoricetta, perché stiamo parlando qua di una videoricetta come molte altre che potrete vedere iscrivendovi a questo canale, per cui vi invito nuovamente a iscrivervi e vi auguro un buon Natale e una buona giornata.